Siamo convinti che gli italiani si nasca, nel senso che l'italianità sia nel sangue. È per voi, morite! Casa, lavoro, solo agli italiani! Casa, lavoro, solo agli italiani! No, quelli non muoiono mai, Fuori, dovete andare fuori! Basta! Tutti in mare! Nel luglio 2018 l'UNHCR, l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, ha espresso profonda preoccupazione per il numero crescente di attacchi compiuti in Italia nei confronti di migranti, richiedenti asilo, rifugiati e cittadini italiani di origine straniera. Macerata. 6 persone, originarie del Ghana, Gambia, Mali e Nigeria, vengono colpite e ferite per le vie della città da un uomo che spara dalla propria auto. L'unica cosa che le vittime hanno in comune è che sono tutti neri e che si ritrovano il giorno dopo con la notizia del coinvolgimento di un uomo nigeriano nella morte di Pamela. L'uomo bianco italiano che ha sparato era stato precedentemente candidato con la Lega Nord alle amministrative di un comune limitrofo. Firenze, il giorno dopo le elezioni. Un ambulante d'origine senegalese, Idi Diene, viene colpito da spari di pistola di un uomo di 65 anni che la mattina aveva deciso di suicidarsi a causa dei debiti ingenti accumulati, ma che alla fine ha deciso di uccidere Idi. Il procuratore responsabile dell'indagine ha escluso motivazioni razziali per l'aggressione. Vivo Valencia, un sindacalista, Soumaila Sako, originario del Mali, è stato ucciso fucilato da un 43enne italiano mentre stava raccogliendo delle lamiere in una fabbrica abbandonata. Gli uomini che erano con lui, neri anche loro, sono rimasti feriti. Roma, una bambina rom, poco più di un anno, viene raggiunta da un colpo di pistola sparato da un uomo sul balcone di una casa. Prima che l'uomo venisse individuato, un giornale nazionale ha commentato: non si esclude l'ipotesi di un colpo accidentale esploso da amici e familiari. La bambina rischia di rimanere paralizzata. Aprilia, Zeitouni Edi, di origine marocchina, viene picchiata a sangue da 2 uomini italiani e muore, abbandonato sulla strada. Moncalieri, Daisy Osacque, una giovane donna nera che fa parte della nazionale italiana di atletica leggera. Viene colpita all'occhio da un uovo che viene lanciato da un'auto in corsa. È stata operata alla cornea. Anche in questo caso il PM ha escluso motivazioni razziali. Daisy invece ha dichiarato: a mio avviso stavano cercando una persona di colore, una ragazza. Caserta. 2 ragazzi provenienti dal Mali vengono affiancati da una Fiat Panda. Al grido Salvini Salvini, i 2 giovani a bordo scaricano contro di loro alcuni colpi con una pistola d'aria compressa. Un uomo di 22 anni, originario del Mali, viene colpito da 2 ragazzi con un fucile a piombini. Ha sentito le loro risate mentre sparavano. Una donna di origine nigeriana viene avvicinata da un motorino con a bordo 2 persone, da cui parte un colpo d'aria compressa. Gli uomini di origine nigeriana vengono colpiti da proiettili di gomma originati da un Alfa Vicenza. Un operaio di origine capoverdiana, mentre lavorava su un ponteggio, viene colpito da diversi colpi di una carabina. L'uomo che ha sparato ha detto ai carabinieri che voleva prendere un piccione. Averso, richiedente asilo, originario della Guinea, viene avvicinato a 2 ragazzi Si parla molto della paura degli stranieri, ma anche io ho paura quando vedo avvicinarsi a me un gruppo di ragazzi bianchi. E poi quando penso che qui, un giorno in Italia, sarà più facile procurarsi armi da fuoco, la cosa mi preoccupa ancora di più. Non dobbiamo mai dimenticare che il razzismo in Italia è endemico, non andrà via da solo. Dobbiamo combatterlo insieme per il nostro futuro.